Ciao e benvenuti nel video delle location del film del 2022 Uncharted. Yeah! Film tratto dall'omonima saga di videogiochi dello studio Naughty Dog. Ragazzi, Crash Bandicoot. Ragazzi, The Last of Us. Il regista è Ruben Fleischer, o Fleischer, non lo sapete che le mie pronunce inglesi sono veramente tremende, quindi correggetemi nei commenti come si pronuncia. Regista che è diventato celebre soprattutto per film come Benvenuti a Zombieland e Venom. Eccolo laggiù in lontananza! Il film ha tantissime location: Berlino, Girona, Valencia e altre località. Oggi vedremo quelle a Barcellona! Eccoci ragazzi, ho fatto bene a venire la mattina presto perché guardate lì, è vuoto! No, vabbè, bellissimo. Le fontane sono spente, nel film erano aperte e c'era Nathan, vabbè, il personaggio interpretato da Tom Holland, che scendeva proprio giù e poi vabbè c'era tutto l'inseguimento sopra i tetti. Ora voglio cercare anche i tetti. La ricerca delle location per girare Uncharted è stata un'importante impresa, essendoci tantissime location differenti tra loro, cioè passiamo dalla natura incontaminata fino a paesaggi urbani. Questo dietro di me è il Palacio Nacional, penso si pronunci così. Comunque sia il Palazzo Nazionale che ospita il Museo dell'Arte della Catalogna. È il primo luogo visibile quando Nathan e Victor, detto Sully, arrivano a Barcellona. Il Museo Nazionale d'Arte della Catalogna conserva più o meno 250.000 opere. Questa fontana quando è aperta è veramente magica, e direi magica in tutti i sensi, visto che si chiama proprio Fuente Magica. Sia la fontana che il Palacio Nacional, quello dietro, sono stati costruiti nel 1929 in occasione dell'Esposizione Universale di Barcellona. In quel punto lì esatto non si può arrivare. Idem dall'altro lato. Ora voglio vedere però se riesco a trovare un punto dove si vedono i tetti dell'inseguimento. Non lo so, mi ha detto qualcosa riguardo un posto dove fanno il prosciutto, però non ho capito molto bene. Oi oi. Da qui si vedono i tetti. Vedete? Quelli dove fanno l'inseguimento. E qui ci sono i piccioni. Questo è l'ingresso del museo, che però adesso è chiuso, apre alle 10. Guardate che paesaggio fantastico. No, ma loro due. Altra fontana, anch'essa spenta. Ho letto però che la sera fanno alcuni spettacoli proprio con le fontane. Eccoci alla Basilica di Santa Maria del Pi, dove poi entreranno nella catacomba, per intenderci. L'edificio attuale è stato costruito tra il 1319 e il 1391, con uno stile gotico molto minimalista, anche se dopo un incendio nel 1936 è stato un po' rimodernizzato, tra virgolette.
Ragazzi, non vedevo l'ora di portarvi qualche location dal vivo di qualcosa che avesse a che fare con i videogiochi, perché ne ho fatti diversi con Maps, ma dal vivo mi mancava. È bellissimo quando riesci a far combaciare tutte le tue passioni insieme: grafica, musica, architettura, videogiochi. Sono le 10, sono tornata. Vediamo se questa chiesa di Santa Maria del Pi ha aperto. Il lato della chiesa che si vede nel film ve l'ho fatto vedere prima, è quello lì. Oddio, ma qui c'è veramente una catacomba. Ma non penso sia quella che si vede nel film. Guardate, il simbolo che si vede fuori sulla targa è quello. Adesso andremo in un importante sito archeologico che si trova proprio nel sottosuolo di un mercato. Eccoci, vi presento il Born, non Born to Kill, ma solo Born. Questo è un antico mercato e anche centro della cultura e della memoria. La costruzione appartiene a un mercato modernista dove sono stati rinvenuti nel 2002 i resti di un quartiere di Barcellona del 1700. All'interno, ragazzi, possiamo vedere i resti di 42 strade e 60 abitazioni che facevano parte di un quartiere demolito da re Filippo V. Cioè, questi resti sono stati rinvenuti nel 2002. Ho letto che volendo è possibile fare una visita guidata passeggiando tra le rovine. Infatti vedete la Barcellona del 1700. Sinceramente, avendo letto che era un mercato, pensavo ci fossero ancora tipo degli stand gastronomici, qualcosa, ma non vedo niente. Avete riconosciuto questa piazza? Se sì, commentate con un fantasmino, poi vi spiegherò perché. In Uncharted è dove Victor parla attraverso la grata per terra, che si trovava proprio in questo punto, però vabbè, ovviamente era finta, non è assolutamente questa, e parlava con la grata per terra a Nathan e Chloe. Infatti non vi parlerò adesso di Plaza di San Filippo Neri, ma in un altro video. Nel caso vedrete questo video, quando quello sarà già uscito, lo trovate nell'info box. Questa piazza ha un forte legame anche con Gaudì, visto che si recava quasi tutti i giorni qui per andare in questa chiesa.
Era la sua preferita. Purtroppo rimase vittima di un incidente proprio mentre si recava qui con un tram. Il tram lo travolse e in seguito, a causa di questo incidente, perse la vita. Davanti a me la famosissima basilica conosciuta come Sagrada Famiglia. Opera architettonica famosissima, ora andiamo proprio sotto a vederla un po' meglio. È visitata da tantissimi turisti di tutto il mondo, il cui principale autore è Gaudì. È il monumento più visitato di tutta la Spagna. Ospita circa 4 milioni e mezzo di visitatori l'anno. Talmente famosa da essere presente in un film di Lupin III, Un diamante per sempre, qualcosa del genere. Sì, Un diamante per sempre, in un film dei Pokémon e anche in un libro di Dan Brown, Origin. Oltre che, vabbè, a tantissimi altri film, oltre a Uncharted. Stiamo avvicinando! No, vabbè, bellissima. E fate conto che inizialmente doveva essere in stile neogotico, ma vabbè, quando subentrò Gaudì, ovviamente il progetto cambiò totalmente stile, fino ad arrivare allo stile caratteristico che conosciamo oggi. E ora voglio cercare la panchina inquadrata nello sfondo, mentre i due personaggi, vabbè, tra cui quello interpretato da Banderas e un altro, sono seduti su una panchina. Vediamo un po', vediamo un po'. Sì, mi sembra che la panchina più o meno deve essere posizionata qui, perché si riconosce quest'albero laterale e il salice. Bisogna vedere un po'. Ah no, allora, forse è qui dietro. Mi sa che è qui dietro. Sì, mi sa che una di queste panchine, ovviamente tutte occupate. Spero di non dar troppo fastidio. Sì, ragazzi, ho trovato, mi sa, il punto, ma è un po' difficile inquadrare senza persone. Mi sa che era proprio una di queste panchine. Ma è difficile non inquadrare nessuno. E come dicevo prima, è un po' difficile inquadrare la panchina esatta perché, come potete vedere, ce ne sono tantissime e c'è anche tanta gente, in più la vegetazione ovviamente è cambiata rispetto a quando è stato girato il film, nonostante non sia un film così datato. Dall'altra parte, cioè, sembra di essere a Berlino Est. Ragazzi, guardate i dettagli, i dettagli. Bellissimi tutti gli easter egg della pellicola, il mio preferito è senza dubbio il font di quando appare ogni nuova location, che è il solito font del videogioco, e il cameo sulla spiaggia del doppiatore di Nathan. Secondo voi faranno un nuovo capitolo? Io ovviamente spero di sì, ma non so se il film ha avuto il successo sperato. Ho sentito tante critiche a riguardo, ma a me sinceramente è piaciuto. Se il film non vi è piaciuto, non offendetemi, spero che almeno le location vi siano piaciute. Il video termina qui e ci vediamo venerdì prossimo alle 14. Ciao!